Eccoci qua. Ho sbagliato. Ho sbagliato schermata. Buonasera, buonasera. Ciao Manu. Ciao, ciao Heisenberg. Buona Pasqua, ragazzi. Buona Pasqua. Serata speciale. Così, special day di Metal Gear. Oggi facciamo una puntata speciale perché siamo arrivati al dopo The Fury, che oggi ho rimontato e messo già in programmazione l'episodio della scorsa volta con, diciamo, i problemini che ho avuto con The Fury e l'abbiamo superato finalmente. Poi sono andato avanti perché poi, come avevo fatto anche con gli altri due, li avevo finiti prima perché volevo farmi una run mia e da lì in poi sono andato avanti e l'ho finito. Ed è stato proprio liscio. Il problema, il problema è stato lui. Il problema è stato lui. Però Manu non ha sofferto. Ma si è rivisto la live a quanto pare e l'ha schifato anche lui, fondamentalmente. E, però guardate quando giovedì, perché no, scusatemi, sabato prossimo, che uscirà il video su YouTube, guardatevi il montaggio. Non fa riderissimo perché pensavo di aver bestemmiato di più, in maniera più creativa, e invece classico, classico. Io ho battuto al quarto try, sì, lo so, me l'hai detto, però hai un po' sperimentato, perché secondo me tu, essendo magari più bravo di me, sei riuscito saresti potuto riuscire a batterlo al primo colpo. Io effettivamente quella sera ero stanchissimo, ero davvero tanto stanco e non mi ricordavo perché The Fury è la boss fight meno iconica del gioco
e non me la ricordavo per niente. Sì, non è tanto, non è proprio eh, così ispirata la boss fight, effettivamente. Devi soltanto stare attento a lui col fuoco e girargli intorno. Ma anche perché The Fury viene poco caratterizzato, si parla poco di lui. Eh, Infatti anche il codec non è che ci sia poi così tanto. Ad Heisenberg ho mandato in privato perché purtroppo, ahimè, l'ho saltato. Ci ho provato a farlo triggerare, ma questo codec purtroppo lo abbiamo perso. Io proverò a vedere se uscirà ancora, ma non credo. Ehm, un codec particolare, un codec che parla di Ocelot e delle sue origini. Se non ho capito male, si può fare questo codec nella zona della grotta, più o meno, dopo che lo affrontiamo. E gliel'hai fatto vedere perfetto, bravo, bravo Heisenberg, bravissimo, bravissimo. È praticamente questo codec che parla delle sue origini, fondamentalmente, dei suoi genitori, che sono dei guerrieri leggendari, nato sul campo di battaglia, e però non si sa chi siano, fondamentalmente. Però sono due soldati molto importanti. Neanche Eva sa chi sono, però diciamo che essendo così giovane, perché Snake si chiede ma perché è così giovane ed è già colonnello, già capo dei gru, è fondamentalmente un raccomandato. È un raccomandato. Tenetelo bene a mente, vi dico solo questo, tenetelo bene a mente questo codec perché è molto importante ed è difficile, cioè a meno che eh, è italiano, sì. A meno che non facciate tanti tentativi di codec, lo sfruttiate al 100%, non lo beccherete mai alle prime run, questo codec. Quindi, però è molto importante per quanto riguarda, tra virgolette, la lore di Ocelot. Ora, riprendiamo il nostro cammino e via. Diciamo a dopo il combattimento contro The Fury. Allora, prendiamo l'uniforme fuoco, che l'avevamo vista l'altra volta. Questa qua, uniforme mimetiche di The Fury. Vediamo un po' le caratteristiche che ha. Eh sì, la rank ho finito. E più che altro le cutscene, Heisenberg. Sono lunghe le cutscene, per quello ci ho messo così tanto. Sigint. Yo. Eva said she set up a ground effect vehicle for us to Perché make our adesso in escape. poi So I heard. The ground effect vehicle or WIG ci is saranno something delle like a cross cutscene between an airplane estremamente and a boat. importanti. It uses ground effect to fly. Ground effect basically means that when the craft skims the surface of the ground, the air between the ground and the wing is compressed, which Questo è gives the wing an l'aereo extra con boost. cui Eva From sta what organizzando Western la nostra intelligence fuga, agencies have been able fondamentalmente. to gather, the Russians are pretty serious about developing these WIGs. Apparently, they're planning on using them for anti-submarine patrols. I guess I can see why. The WIG's long cruising range and high-speed capabilities make it a good choice for that kind of mission. Eva must have gotten her hands on one of the first prototypes while it was being field tested as a transport craft. The WIG has a top speed of over 400 miles per hour, and its range is pretty good too. Sì, lo so, faccio un Not recap that speed is going to help you if perché you've got a purtroppo il supersonic salvataggio fighter non mi jet, but if you fa, non hug mi the tiene i surface and codec, stay off quindi the devo radar, you should have riandare. no problems getting away. Snake, what's that you're wearing now? It's fire camouflage. The Fury had it on him. That camouflage seems to have fire-resistant properties. When you wear it, you'll only take half damage from flames and explosions. You won't ever get burned either. Sounds like something the Fury would use, all right. Già. Allora, Zero. You defeated the Fury, huh? Yeah, That only leaves... I haven't forgotten. Good. Non l'abbiamo But your dimenticato. first priority is to get Sokolov out of the fortress. Right.
The ladder at the end of that underground tunnel La tuta should take you sudata up di to The the crossing Fury. track. Once the Shago Hod is completed, there's no telling how long they'll let Sokolov live. You've got to hurry. To eat food. Vabbè, questa ormai non ci dice più niente di simpatico. E questa non risponde. Bene. Quindi prepariamoci, perché adesso sbucheremo fuori nella base impenetrabile di Volghi, i nostri grandi. Guardate come siamo passati da un'aria calda a un'aria fredda. Eccoci. Questa è praticamente la struttura più ampia del gioco dal punto di vista ludico. E possiamo dire che da qui Kojima ha preso l'ispirazione principale, poi lo vedremo, per quello che sarà Ground Zeroes e Phantom Pain. Sarà molto simile a questo scheletro di gameplay, soltanto elevato all'ennesima potenza. Avremo delle basi praticamente libere da esplorare, nemici da affrontare in qualsiasi modo noi vogliamo. E qui non si può fare molto, nel senso si può approcciare in qualsiasi maniera, però principalmente noi ci dobbiamo infiltrare direttamente, non c'è tanto da prendere, ci sono poche chicche, ecco. Ma qui diciamo che se tu Heisenberg per esempio arrivi per la prima volta, ti consiglio di sperimentare tanto, anche perdere, morire, ricominciare e provare altri approcci. Allora, questa è la telecamera normale, vedete che ti costringe ad andare proprio cauto cauto. Il pavimento fa rumore. No, la pistola sbagliata. Sembra una base di Metal Gear 1. Sì, è molto simile alla base di Shadow Moses, è vero. Ha anche un modo per autocitarsi. Ok, è andato. La mappa è praticamente questa, vedete, divisa in aree, questa è tutta esplorabile.
Madonna, che vista che hanno. Dov'è? Qua non ti danno... non ti danno respiro, Qua non ti fa respirare proprio. Oh, che palle! Ah! Scusate, signore, scusate. Ho mancato. Oh, allora. Vai giù. No, non hai visto niente, ragazzi. Over there? No. Ecco perché non sto mirando bene. Perché ho fame. Come in HQ. This is HQ. Lost the enemy. Enter high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Il Tamagotchi aveva fame. Sì. Guarda. Non so se questo è sbagliato. No, non rompe. Che si può sparare ai lampioni, ma con questo non ci arrivo. Vabbè, sti cazzi. Spostato all'ultimo. Who's that? Mi sa che... No? No, questa no, perché... no, questa è l'unica buona. Who's that? Yeah. Ma vaffanculo. Che cazzo ci facevi qua tu? Tutto perché dovevo prendere sta roba. Non per altro. Dovevo salire su quella macchina lì. Per quello ero cauto. Per non farmi vedere. Però vabbè, sti cazzi. Ok. No. Ti sto facendo vedere un po' com'è. Sto vagando un po' così. Però senza fare troppo casino. Va bene farmi beccare, ma fino a un certo punto. I saw something. Hai visto qualcosa? Guarda. Via. Occhio di falco. Vieni qui. Who's that? Ah, ti sei nascosto. Va bene, vengo io. Vale, via. No. Ok, già che c'è l'allerta, facciamo così.
Fine. Abbiamo pulito l'area. Adesso posso fare tutto quello che voglio. Posso anche far saltare per lo scorto. Tanto, ormai le abbiamo fatte con tutte. Facciamolo anche con questa. Vedete, non c'è tantissimo. Cioè, di guardie non ce ne sono neanche tante. Ma perché, a parte che la difficoltà è normale, ma poi perché ora siamo appena arrivati, quindi in teoria dobbiamo andare dritto verso l'obiettivo. Guardate quanti carri armati ci sono. Adesso lo vedi, adesso lo vedi. Adesso finisco di cazzeggiare un po' e adesso te lo faccio vedere. Che ci dobbiamo travestire da Raiko, quel colonnello Raiko. Abbiamo visto l'altra sera. Non attraversa quel cazzo di cosa. Va bene, Snake. Abbiamo capito che stasera tu non hai mangiato olio cuore. L'imponenza, guardate che bello che è, però guardare queste montagne immense, questa base così ricorda un po' Shadow Moses. Manca un attimo la tormenta e sembra quello. Scusa cane. È una sorta, sì, non proprio preludio, però lo ricorda tanto. Il silenzio proprio c'è. I'm just seeing things. Ah, eccola qua l'armeria. E che fai? Non la fai saltare in aria? Oh no, i cani! È vero. Corri, corri. Corre, correte, correte. No, non mi hai visto, cane. Cane, no, no. Dai, dai, fate bravo. Ok, bene. Vediamo se c'è qualcosa di nascosto qui. Penso di no. No, ok, possiamo tornare.
si sa mai. Ciao Mirko, buona Pasqua anche a te. Buonasera. Allora, adesso possiamo tornare sulla nostra via. Spero che non siano respawnati i nemici, ma non credo. Io due, ancora le due, a inizio mese praticamente le ho prese, poi non le ho più trovate. Ho preso 2 uova di Dragon Ball. Pesate. Una no, pesate. Oh. Cazzo, sono respawnati i nemici. Cazzo. Stavo facendo conversazione, ragazzi, dai, su. Lasciatemi stare. Ah. Tutto molto bello. Cazzo. Mandato tutte le ortiche, ma va bene così. Ah no, mi sparano a prescindere. Non ci cascono più. Siamo dentro la base, signori. Adesso dobbiamo far soltanto finire l'allerta e tutto il resto. Quindi ce ne stiamo qua buoni buoni per un po'. Comunque stavo dicendo, avevo pesato soltanto 2 uova per trovare soprattutto Jiren, ma ho trovato soltanto Goku e Vegeta. Vegeta doppione l'ho dato via e Jiren non l'ho più trovato. Però pace, chi se ne frega. What's wrong? Jiren è carino, lo so. Ormai tutti i soldati stanno morendo di fame da giorni. Oh, eccolo. Oh, oh, beccato. Abbiamo beccato, era chiuso in bagno. Era chiuso in bagno. Il nostro caro Raikov. Vieni qui, vieni, vieni. We have intruder. Support units. Guardate che ce l'ho. Ah, gli sparano lo stesso, va bene. No, non ancora. Non è morto.
A noi interessano solo i suoi vestiti. Hanno anche rotto la minchia. No, non mi serve. Dov'è? Qua. Scusate, è vero. Good. You've taken care of Rykov. Now to take those clothes he's wearing. But don't take his clothes off there out in the open. It's far too conspicuous. Also, once you've disguised yourself as Rykov, you'll need to find someplace to hide the real Rykov's body. There must be a place where you can take Rykov's clothes and hide his body. Drag Rykov's body Certo over che si there. chiama Rykov. Eva might know a suitable location. Try asking her. Be careful not to wake Rykov up while you're dragging him, and make sure you're not seen by enemy soldiers or scientists. Looks like you're in a building. If people are living there, there's bound to be people food. No, non è un meme, è veramente un Soviet personaggio military nuovo. rations. It beats eating raw snakes and mushrooms all the time, doesn't it? Getting to like raw snake and mushroom. È solo You tanto really are simile. turning into an animal. Perché Kojima è un burlone. Looks like you're wearing the splitter pattern camo. Splitter was used quite a bit in World War II on German aircraft and stuff. The pattern helped mask the plane's attitude Tanto and simile, direction sì, in sì, sì. dogfights. Even now, it's still being È used anche as un modo camouflage per in some dare in places. pasto Raiden ai It works giocatori best when you wear it incazzati against dopo a Metal steel Gear or Solid stone 2. background. You took care of Rykov? Good. Now drag him to the locker room. There shouldn't be anyone in there. You won't need to worry about anyone seeing you take his clothes, and you can hide his body too. The locker room is on the southwest side of the second floor. Hurry and take him there. Va bene, adesso lo porto. Che palle. Oh, cazzo di analogici. Il brutto è che ho giocato fino adesso su PlayStation 3 e gli analogici sono molto più sensibili, molto più precisi. Tornare qui è un trauma. Sto spaccando la testa a portarlo su così. E perché dovevo fare delle cose. Dai, andate fuori dai coglioni, su. Ok, siamo da soli. Guardate bene. Il fulmine, guardate il poster. Ciao Raiko, buonanotte. Ok, adesso diventiamo lui. Ok. Volendo, lo si può prendere. Guarda. La meraviglia.
Lo si può prendere e ammazzare. Dimmi, Mirko. Mi puoi spiegare perché è così simile a Raiden? Allora, questo omino qui è una citazione, ovviamente. Ma nell'armadietto mi faccia vedere cosa c'è per curiosità. Vabbè, mettiamolo dentro. Comunque lo si può ammazzare se viziare in qualsiasi modo. C'è un video su YouTube, c'è il poster di Raiden, dove lo fanno saltare in aria nei modi più creativi possibile, mettendo le Claymore intorno a lui o le TNT e facendolo saltare in aria. Però vabbè, adesso non ho tempo da perdere. È così simile a Raiden semplicemente perché Kojima si doveva scusare in qualche modo. Poi vi faccio vedere un trailer per l'uscita di Metal Gear. No, non è per l'uscita del 4, scusatemi. C'è un video speciale presente in questa edizione di Metal Gear. Poi lo vediamo quando facciamo il debriefing. Dove prende Raiden e gli fa fare la qualsiasi. Ok? Kojima si doveva scusare coi fan. E ha trovato un modo sia di trama, perché ora ragazzi state molto attenti, perché quello che succederà adesso è cruciale, cruciale per la Metal Gear Saga. E un suo dettaglio di Raikov con il rapporto che ha con Volgin è molto importante. Quindi ha usato il modello di Raiden per fare un easter egg, una citazione e una sorta di divertimento per i fan. Per i fan incazzati, ecco. Tutto qua. Non è che abbia sto ruolo principale della Madonna come Raiden nel 2, però è riuscito a ficcarcelo dentro anche qui. Ovviamente Raikov non ha nessun collegamento con Raiden, zero, però è messo qua perché voleva far sussultare un attimo i fan per dire cazzo Raiden, e invece poi è un bambolotto. Qualora non ti fossi accorto che ci somigli... Non ho capito, Mirko. Intanto fatemi aprire gli armadietti perché... Ho silenziator. Vedete che c'è anche un'animazione speciale quando siamo travestiti da Raikov. Quando siamo travestiti da scienziato ci mettiamo gli occhiali così. Nel senso, ci ha messo il poster nell'armadietto per far capire che quella citazione... Sì, sì, nel senso, quello è l'armadietto dove metterlo. Perché se vedi è diverso dagli altri. E poi per un altro motivo dopo. Andiamo avanti. No, ho sbagliato. Sbagliato, 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 sbagliato. Torna indietro, su. Ancora. Madonna, sta levetta. Guardate lì cosa c'è. Lo Shadow. No. È proprio lì, davanti a noi. Ora ragazzi, vi metto a tutto schermo. Parliamo dopo. Occhio alle espressioni, occhio a quello che dicono. E parliamo dopo. Sir,
it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volkin is planning to mass-produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted.
The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But Just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It can be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No, I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family.
Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. What is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this. Qua voglio guardarmi in faccia. Guardate Volkin. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. No, Raikov e Volgin hanno una relazione talmente intima che Volgin lo riconosce toccandogli le palle. First, I will make him pay for hurting Ivan. Nel 2 sì, la citazione a posteriori è dovuta a questo. Però sì, è anche una citazione al 2. Gonfiato proprio, no? Sto fiero. Paradox. Non ancora. Non ancora, non ancora. Niente ragazzi, ci vediamo domani. Volevo solo farvi vedere questo.
Tell me, Stop it! who have you been talking No, to? no, sto Know scherzando. what you're Sto talking about. scherzando. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! Pieno di testa Volgin comunque. Dove è andato? Classico cattivo. I guess he's dead. Morto Socolo. Così. Insegna agli angeli come dare nomi di merda a carri armati che non sono quello. Entertaining. Perché Shagahod significa mostro che cammina, ma non cammina. But first, let's take a look at your body, shall we? You're a tough one, my friend. A lesser man would be dead by now. This ought to be interesting. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Ci sta pestando, eh? Who is helping you? Perdo vita e non posso fare niente. Who let you in here? Questa è diversa dalle altre torture che abbiamo visto negli altri due. And I am a patient man. Volgin è bisessuale. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes, yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay finger on it. What's this? A transmitter? Who's responsible for this?
I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Avete visto come si è tirato indietro il caghetta? Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. There. Satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana.
Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva... But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Snake? Snake? My mouth hurts when I talk. Did you get cut up? It feels like someone shoved me under a lawnmower. Do me a favor. Tell me a story to take my mind off the pain. Snake, have you ever heard of Renfield? Is that a movie? It's the name of a character. He's locked up in a cell waiting for the master to return, eating the spiders that crawl along the walls. Change the channel. He waits and waits for ages. Finally, just as he's beginning to forget whether he's human or not, the master comes for him, saying the time has come. Renfield is overjoyed. Wait, isn't this... The master spreads his huge wings and a gust of wind fills the cell. Come on, I don't want to hear this. And there, standing before Renfield in human form was... Dracula. Exactly! If you stay there too long, your old buddy Dracula's going to come and get you too. So you better start thinking of a way out of there. You better not leave me without someone to talk to. Please, Snake, think. There's got to be a way out of there. I'll try. Okay. Just let me know if you start having nightmares about Dracula.
Snake, what happened? Major, what year is this? Beg your pardon? Where am I? It's 1964. You're in a cell in Groznygrad. What did they do, Snake? Make you drink an entire keg of vodka? No. You know, I hear they've got 98 proof vodka in the East. Back in England, we don't call stuff like that fine spirit. We call it sulfuric acid. Imagine, if you will, your internal organs being slowly eaten away as smoke pours out of your mouth. Really, Snake, you shouldn't be touching that. Was it a dream? A dream? Well, how nice. And here I thought I sat up all night worrying about you for nothing. It was almost real. I was holding this sword in my hand. Snake, are you okay? You're not going loony on me, are you? Not at all. I'll make it back no matter how much of that sulfuric acid they make me drink. Good show. I'm sure you'll find a way out of there. Yeah. Dream a little dream of your own while you wait for word from me. Snake, what happened? What do you think? Are you not feeling well? No, I'm feeling fine. I had the most amazing dream thanks to you. Ah, you didn't really dream about Drac? Don't say it. The last thing I need is a double feature. It was surreal. I was being attacked by a horde of weird human-like monsters. What's wrong with me? It must be a form of persecution complex, probably triggered by extreme stress. The external stimulus of the room is... I've got a different theory. I think it was caused by your pillow talk. But I didn't... I'm sorry, Snake. I didn't know you were that sensitive to it. I mean, who'd have thought Drac... Sorry, that just slipped out, I swear. Come on, Snake, don't be mad at me. All right, I forgive you. Really? Yeah. Good, I'm glad. Snake, there must be a way out of there. Don't get discouraged. You'll find it. I intend to. Snake, you okay? Yeah, I had a terrible dream. No kidding. What happened? I don't want to think about it. I was being attacked by monsters that looked human, and I'm not even sure if I was really me. At least it was just a dream. It's all over when you wake up. True. When you think about it, the fact that you can imagine a situation worse than the one you're in now means life can't be all that bad. I sure hope so. Well, let me tell you about the absolute worst, most sickening nightmare I ever had. This isn't one for the kids. Okay, so there's this big pile of crap, right? It's shaped like a giant tank, and it's walking around on two legs, going on a rampage and stomping on people and houses and stuff. And this giant turd is carrying the nastiest missiles you ever saw. Like, whenever it launches one of its turd missiles, whatever it hits, people, trees, buildings, turns into shit. My hometown, my old school, my family, my girlfriend, old man John, everything in that turd's path turned into shit. That's pretty sick, man. Good thing it was just a dream, huh? Yes, that's a good thing. You feeling better now? Yeah. Good. Then let's get down to business. You see, Snake, people are just sacks of shit, and they're full of holes. Fill them up with water, and it's gotta come out from somewhere. Okay, maybe that was a bad example. What I'm trying to say is, no matter what the situation, there's always a way out. Don't throw in the towel yet. Clear your mind. Think it through. Assess the situation. You'll find a way to escape. Got it. Don't let my nightmare come true. Right. Siamo in cella. Siamo stati torturati da Volgin. Avete visto che Volgin ha raccontato tutto sull'eredità dei filosofi, ma prima ancora, parlando con Sokolov, ci ha raccontato quanto è temibile questa arma di distruzione di massa, lo Shagohod. È praticamente una sorta di antenato del Metal Gear senza le gambe, perché può raggiungere la velocità di 500 km orari e lanciare il missile a 10.000, quindi pazzesco. Volgin invece parla dell'eredità dei filosofi, questo
ammontare di denaro illimitato che gli può permettere di creare tutto quello che vuole e dominare il mondo con la deterrenza, no? Lui vuole usare lo Shagold per fare paura al mondo, per essere lui quello che comanda. E ci sono stati degli sguardi tra The Boss, tra Eva, tra The Boss e Ocelot. Niente lasciato al caso. E chi ci è andato di mezzo è il povero Jack. Il povero Jack che è stato trattato come sacco da box e ha perso anche l'occhio. Ed ecco, bambini, come ho perso l'occhio. Già, così. Con una distrazione di Ocelot. È stato Ocelot a cavare l'occhio, a togliere l'occhio a Jack. Quindi lo Shagold per lanciare le bombe. E non deve fare neanche tanta strada, basta una pista di decollo degli aerei per raggiungere quella velocità e lanciare la bomba. Un tratto veramente corto, quindi ha un'accelerazione della Madonna questa macchina qua. E davvero tanto pericolosa, eh. The Boss ed Eva contro Volgin? Non si sa. Volgin sì, ma solo del denaro dei filosofi veri e propri, no. Beh, l'eredità sono quelli, sono i soldi spartiti per le tre grandi potenze, Cina, America e Russia. Quindi l'eredità è quella, e ce l'ha tutta Volgin. Quindi, signori, curiamoci intanto. Perché non mi toglie ferita d'arma da fuoco? Vabbè. Abbiamo anche trasmettitore che terrei. Allora, siamo vuoti, non abbiamo niente. Vi faccio vedere una piccola chicca. Abbiamo una forchetta. Time to eat. Grazie, mio caro amico con una J in fronte. No, il pipistrello non ci piace. Sì, guardate la visuale. Che c'è il fuoco che dalla parte destra che è chiuso. Quindi abbiamo la vista limitata. Esatto. J di John. Snake? Major, You're all right. I wouldn't say all right, but at least I'm alive. That's good enough. But they took all my weapons and equipment from me. Well, you've still got your radio and medical items with you. Sì, le hanno tolto il tutto tranne la radio. Why that is. Vabbè. Perhaps Volgin's not finished with you just yet. Yeah, well, I'm not finished with him yet either. Snake, you've Sembra got to un escape from that po'... cell somehow. There must be a way. Use your head. Sì, bello che il codec. Sembra un po' il dialogo che fa Solid David con il colonnello dopo che è stato torturato da Ocelot, che ha detto ho un conto in sospeso con Ocelot. Sembra molto simile. Snake, your right eye. The cornea and the lens are severely damaged and the eyeball is ruptured. Sì, diciamo che da qui Ocelot prende ispirazione per le sue torture. I'm afraid not. Per la sua passione I'm per le sorry, torture. Snake. I wish there was something I could do. Don't worry about it. I can still fight. I don't doubt you. But don't do anything crazy, okay? From here on, it's going to be difficult to see out of your right eye. Attacking in first-person view will feel a little different from before. Be careful. Snake, the door of the cell is set up to open when it receives a radio signal on a certain frequency. If you only knew the frequency, you could use your radio to open the door. Snake, I wanted to ask you something. What? In the torture room, why did you protect me when Ocelot was about to fire? Because I knew that the chamber wasn't empty.
and you'd be dead if he pulled the trigger. But your eye. I was tied up, and it happened so fast. It was the best I could do. I feel a little strange, but it won't interfere with the mission. What about me? Huh? Did you only save me because I was important for completing your mission? What other reason would there be? E d'altronde. And when the mission is over? Right now, it's just the mission. The mission you used to love? That's not what I mean. I'm trying to dig up as much as I can on that cell. Just sit tight. Stai calma però. Snake Sigma. Ma non The sarà la door prima of the volta. cell seems to open in response to a specific radio frequency. Perhaps you've seen or heard it somewhere already. Come on, I know you've seen it. I remember it. What was it then? You can't remember either, can you? No, I remember it. It just slipped my mind temporarily. Va bene. Scusi? Ci ha lasciato una pistola, The Boss anche. The boss gave you a gun? Yeah, a single-action army. For what? I'm not sure. Anyway, why don't you use that gun to shoot? I can't. Why not? No bullets. I see. Well, you'll be able to get some once you're outside. First, you've got to escape from that cell. There must be a way. Don't give up. Che proiettile? Ah, con la forchetta, è vero. Hai ragione. You say you're using a single-action army. The single-action army was first manufactured in 1873. It's been in production ever since then, except for a short hiatus. People started calling it the single-action army after the army adopted it as their official sidearm in 1875. It's also sometimes called the Peacemaker, owing to the fact that a lot of sheriffs used it to keep law and order in the Old West. There are a lot of different models. The one you've got is probably the black powder model. The single-action army uses 45 long Colt rounds. It's powerful enough to fire a 255-grain bullet at an initial velocity of 800 feet per second. The muzzle energy is almost 10% higher than the 45 ACP bullets the M1911A1 uses. Dove sono andate a finire? You want stopping power? You got it. The only thing is, it takes a while to reload. Si sono persi This is a gun with history. You can do all sorts of tricks with it. Why don't you practice with it for a while? Go into first-person view and use the right stick. Vabbè, dice soltanto di fare la prova perché ha una mira particolare. I sottotitoli ciao ciao, infatti. Eccola. Oh, basta. Grazie, Heisenberg, non me l'ero ricordato. Se non sbaglio, qui c'è del cibo. Eccolo. Vieni qua, va. C'ho un certo languerino. Ok, mangiato. Oh. Beh. Jay. Salute. Salute, Jay. Salute. Ciao, Jay. Chow time. No, non la voglio, mangiala tu. Ho già mangiato. Hey, thanks. Prego, prego. Buona? Non è che magari va in bagno? Ehi, Jay. Jay. Non mi lasciare solo. Non è tutto solo. Ma non lo sto trattando male, gli sto dando da mangiare. E mo come esco? Non lo so. Un modo lo devo trovare.
Vedi, non c'è niente. Dai, Jay, veloce. Come on, Jay. Cosa mi offri? Hey, eat up! Pesce. No, dai. Tienilo tu. Come se avessi accettato. Huh? Well, it's your loss. D'altronde. Che c'è? Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. Poverino. What's your kid's name? Johnny. 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 Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. Che lui si chiama Johnny. All the firstborn sons in my family are called Johnny. È una My dinastia. dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. A whole clan of Johnnies. Ed ecco com'è nato Johnny. Why do we have a Cold War anyway? Da altri Johnny. Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. Era un grande. It's the least I can do. Well, Don't suppose you could let me out of here? huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. Ci ho provato. If you try to escape, I'll have to shoot you. Va bene, a I've posto. said too much. I gotta go. Ci ha provato. Ah, ci picchia. Però ci ha dato le nostre sigarettine spray. E abbiamo visto prima con quel flash dietro a The Boss. È un nostro supporter e ci faceva vedere un numero. Si è visto anche su i progetti dello Shagohod nella stanza di Sokolov. Un numero che è 144.75, che è la combinazione che serve per... Aspettate un attimo però. È lo spettro fan di Snake, sì sì sì. Major, I dug out the bullet the boss shot into me. Yes? There was a fake death pill inside. A fake death pill? Yeah. Faccio in un'altra maniera. I haven't a clue. But if it's the work of the boss, then it probably means something. Potrei... Ah no, niente, niente, niente. No, 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 niente, niente. You need to build up. Questa non mi dice niente di utile. Snake, the door of the cell. Ok, niente allora. Non ho mai usato la pillola. Sì, potevo usarla durante le boss fight, ma c'è un momento specifico dove utilizzarla.
No, ho sbagliato meno. No, non è quella dell'ansia. Non è quella dell'ansia, no, no. La porta si è sbloccata. Ora, mio caro Johnny Senior. Bastard! Dormi. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single Chiamo decent Naked weapon, Snake and you'll per un never motivo, survive in a mate. battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Krosnigrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Come mai The Sorrow ci ha aiutato? Lo scoprirai. Poi vedrai. Allora, abbiamo la fotocamera. Lì c'è una fantastica Kerotan. Che non riusciamo a prendere. Quindi lasciamo là. Qua non c'è niente. Statico. Disinfettante. Andiamo. Qua sicuramente mi beccheranno, Mi beccheranno un botto. Non doveva morire così, lo so. Purtroppo Volgin è un pezzo di fango. Aspetta, dov'è che... Qua. No, le mimetiche no, non ho l'equipaggiamento, non ho lo zaino. Ed è abbastanza easy. Le ultime parole famose. Sokolov sì, era una sorta di... più che Ota con un Madnar che si incontra nei primi Metal Gear. Nel primo Metal Gear, anzi.
Stealth mode 100%. Bene. Molto bene. È andata come volevo. Snake, you're already in the sewers? Sì, è una sorta di Yeah, I precursore, just got esatto. down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress, You can't get out. I can't. No. When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is Is sealed off too. Già. right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. È un casino. È un casino. Siamo braccati. E abbiamo i proiettili per la pistola, quindi un po' di difesa ce l'abbiamo, dai. Non è proprio un Metal Gear sbrigativo e non è un Metal Gear, fondamentalmente, perché non ha le gambe. Evita di fare rumore, ma guarda. Qua è chiuso. Qua è chiuso. Buonanotte Manu. Ma i filosofi tutto sto guadagno come l'hanno fatto? Capirai. Buonanotte Manu. Peccato che ti perdi il finale di questa sera. Oh, ciao Doggo. Sbagliato. Ho rollato quando non dovevo rollare. No, lasciami stare. Ovviamente non uccide i cani, anche se mi stanno alle costole. Sì, ha una capacità di resistere a tutti quei volt che è impressionante, Volpi. Vero. No, poveri cani, dai. Ma tanto non ti fanno niente, abbaiono e basta. Cacchio li spari a fare? Sprechi i proiettili e basta. La luce. Senti la musica.
È vero, è vero. Bond movie alla massima potenza, bravo. Alla regia, più che altro. No, non sto più parlando delle scelte registiche, ma perché ormai è superfluo. I've been waiting for this. Esatto, esatto, bravo, bravo. Nobody interfere. This is where it ends. Comunque questo giochino se lo perde solo tempo. Snake! Gli piace un po' troppo. Gabbato anche stavolta. Don't die on me yet. Attenzione, attenzione. Are you one of the Cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Ciao Andre. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Scelta sbagliatissima, Andre. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Fa cagare quella demo. Allora, siamo contro The Sorrow. Su questo fiume che abbiamo già percorso, eh? Non so se ti ricordi, Heisenberg, l'abbiamo già percorso questo fiume e non ha vita, quindi come lo batti uno così?
Ora ripercorreremo tutte, e dico tutte, le nostre uccisioni. Animali, umane, boss, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte. Guardate il fiume. C'è un fantasma. Pain. Il collo. Il collo del nostro primo sgozzamento. Questi sono quelli che abbiamo fatto cadere dalle loro scooter volanti. The Fear. Guardate, guardate i pesci. I serpenti. Sì, ti fa rivivere praticamente tutte le uccisioni che hai fatto, i tuoi peccati. Per questo ammazzavo le persone a volte. Questa è anche una sorta di percorso di non purificazione di Snake, però questo è the end, però si rende conto quanto male ha fatto, quanto male fa la guerra. Il suo io guerriero è pericolosissimo. Guarda. Il soldato ucciso dall'avvoltoio, cioè mangiato dall'avvoltoio. Esatto, De Sorro attacca chi ha sensi di colpa, perché Jack non è uno che ama uccidere.
Fury, il nostro caro amico del Fury. Hai visto cosa c'è lì in fondo? Ti ricorda qualcuno? Qualcosa messo in questa posa? In teoria noi siamo morti. Se facciamo continua è un loop. È un loop continuo questa boss fight. Qui abbiamo la pillola del risveglio. E se è difficile trovare questa cosa alla prima run, perché non ci pensi che tu qui puoi aprire il menu e se lasci andare troppo tempo fa continuo automatico, ma schiacciando X. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot Importantissimo. me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. No, non c'entra niente. Il fatto importante è che De Sorro è stato ucciso da The Boss. Ma com'è possibile se erano compagni? Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself.
and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Diciamo che Psycho Mantis legge la mente delle persone, mentre The Sorrow è diverso, fondamentalmente ha delle capacità molto diverse da quelle di Psycho Mantis, ma sì, più o meno siamo là. Allora, siamo ancora molto naked. Tan. Mancato. Prego. Lo spirito del guerriero di The Sorrow, sì. Diciamo che segue The Boss. E non solo. Aia. Oh, la Madonna. Perché no? Mi sono incastrato. Qui si nasconde una bella chicca. E poi salviamo. Hai presente che non ho tolto un trasmettitore, vero? Quando aprivo il menu si sentiva un pic, 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 pic. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana.
Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Potremmo finirlo qua, quasi quasi, e vedere la chicca settimana prossima. Sì, perché la cutscene è lunga. Dai, chiudiamola qua. La vediamo la prossima volta. No, vediamo la prossima volta, dai. Per ora siamo dove volevo essere. Volevo solo arrivare ad Esorro e farti vedere tutta la scena della tortura. Ok, basta. Basta. No, sbagliato. Non fa questo. Ok. Allora, dimmi che ne pensi di The Sorrow, Heisenberg. Perché ora che l'hai visto, dimmi un po'. Perché da adesso in poi entreremo nell'ultimo atto di Metal Gear Solid 3. Da adesso in poi non si scherza più, non si gioca più. I dadi sono tratti, le pedine sono sul campo e siamo quasi alla fine. Se andiamo spediti, siamo... Perché ho spento il molto? Siamo alla fine. È molto figo. Dai, meno male. Bello che ti fa vivere le uccisioni che hai fatto. Ti fa fare una sorta di esame di coscienza. È molto figo tesoro. E poi è una boss fight un po' particolare. Esatto, è molto innovativa come boss fight. Va bene, dai. Mio caro Heisenberg, ti do la buonanotte e ci vediamo. Adesso non so se la facciamo domani o magari ci vediamo direttamente venerdì. Buonanotte. Va bene, ci vediamo domani. Non lo so, vediamo. Buonanotte Andre, buonanotte ragazzi. E ricordati, Kuwabara, Kuwabara. Non giocare, eh. Non giocare, non andare avanti. Non andare avanti. Ciao. you